Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video insieme. Oggi, come vedete dal titolo, vi porto un altro video dedicato alla washi tape challenge. Per chi è nuovo e non sapesse di cosa sto parlando, in breve si tratta di una serie di video dedicati a 280 washi tape che ho acquistato da Action tempo fa. Per ogni fila di washi tape sto portando un video dedicato che in realtà ha lo scopo di dare idee su come utilizzarli in un modo che non sia sempre solo nello scrapbooking ma anche in altri progetti. Se volete recuperare i video precedenti di questa serie vi lascio la playlist alla fine di questo video qua in basso. Per i progetti di oggi invece, che vi anticipo mi ricordano molto la mia infanzia, andrò ad utilizzare questa scatola di washi tape dove, se non ricordo male, ho già utilizzato 2 file e dei rotoli di carta. Come potete vedere, uno è il classico rotolo di carta igienica, mentre l'altro è il rotolo di un vecchio nastro adesivo ormai terminato. Che cosa ho in mente di fare con questi? Voglio realizzare dei porta tovaglioli, che è un'idea classicissima e stravista, ma mi piace veramente un sacco l'idea di poterli fare appunto per la mia famiglia, e un supporto per il telefono. Ora però, come sempre, banda alle ciance e vi lascio al video.
Eccomi qui con i progetti terminati, come sempre ve li faccio vedere da vicino per vedere bene tutti i dettagli, anche se in realtà in questo caso di dettagli non è che ne abbiamo poi molti, forse è giusto la fantasia dei washi tape, e vi faccio vedere chiaramente come poi andremo a utilizzare i nostri portatovaglioli. Sì, lo so, non è un tovagliolo, l'alternativa era uno Scotex, ma volevo insomma dare una nota di colore in più perché mettere lo Scotex non mi entusiasmava. Chiaramente sono portatovaglioli pensati per dei tovaglioli comunque in stoffa o dei tovaglioli voluminosi. Io so che è un progetto estremamente semplice, probabilmente anche già visto, anzi togliete probabilmente, ma io lo adoro. Per me è utile quanto il progetto delle cover, quindi di creare il cover personalizzate, proprio per il fatto che noi possiamo facilmente creare appunto dei portatovaglioli del colore che ci serve, magari abbinato alla tovaglia che abbiamo in casa, senza dover diventare matti alla ricerca magari di quel dettaglio in più per dare quella nota di colore che però appunto riprende una tovaglia che abbiamo già, utilizzando pochi materiali, ma soprattutto materiali di riciclo, perché chi non ha un rotolo di carta igienica in casa comunque è un qualcosa che riusciamo facilmente a recuperare, soprattutto se dobbiamo appunto organizzare una cena, sappiamo che è in programma e vogliamo dare quel tocco in più. Allo stesso modo anche questo progetto, credetemi, è di una semplicità da realizzare, richiede solamente un po' di pazienza perché dovete star lì a mettere, in questo caso io li ho messi dritti, ma potete metterli anche in diagonale, insomma come più vi piace, quindi un po' di pazienza per posizionare i washi tape. Vi assicuro funziona, ve lo faccio vedere visto dall'alto, anche se non è il massimo, credetemi rimane veramente molto stabile, vedete io lo sto picchiettando, il telefono non va da nessuna parte, insomma è un telefono abbastanza importante e anche visto dal lato poi appare in questo modo. Io lo adoro, non vedo l'ora di metterlo subito qua sullo studio, cioè sulla scrivania dello studio, anche se in realtà anche questo avrei dovuto magari farlo utilizzando dei colori che si abbinano un po' meglio all'ambiente, perché il mio studio è del color Tiffany rosa, quantomeno ho cercato di mettere quanti più dettagli in color Tiffany rosa, e questo qui ovviamente è in colori che non c'entrano niente, però avevo scelto questa fila perché non so perché mi ricordava un po' la primavera. Volevo colori belli allegri e quindi l'ho realizzato in questo modo, però ci vuole veramente niente per realizzarne un altro che si abbina chiaramente al mio studio. Un'idea in più che volevo darvi, magari proverò a realizzarla nel secondo tentativo appunto di questo progetto qui, può essere che poi farò un video breve, è quello di creare un'apertura, quindi un semicerchio nella parte inferiore, perché in questo modo potrete fare entrare all'interno il cavo di ricarica. Personalmente io ho attualmente un porta stand che non consente di fare questo, quindi quando voi mettete il telefono rimane lì, e quindi se inserite il cavo tende a cadere, non sta in piedi come dovrebbe. Questa cosa mi urta veramente tantissimo. In questo modo voi potete creare facilmente un'apertura, magari aiutandovi, anzi senza, magari utilizzando un taglierino, comunque un qualcosa che vi consenta di piano piano creare un semicerchio in modo tale da far passare il vostro cavo. Credetemi, fa la differenza, perché magari avete bisogno come me in questo caso di guardare il telefono perché mi può contattare la qualunque, però intanto io devo continuare a registrare, in questo modo posso tenerlo in carica, comunque caricarlo, mantenerlo in posizione verticale. Sono quelle stupidate ma che secondo me fanno la differenza. Bene, io vi ringrazio se siete arrivati fino qua, grazie mille di aver guardato il video, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, questi progettini in generale li avete già fatti, comunque sicuramente questo, io penso che come me appunto vi abbia riportato magari alla mente dei ricordi. Io come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, così non vi perderete il prossimo video di questa serie, ma in generale non vi perdete i contenuti che vado a pubblicare. Come sempre grazie di aver visto il video, di guardare i video in generale, di iscrivervi, perché mi sostenete veramente un sacco e mi date la spinta per continuare ad andare avanti e portare sempre nuovi contenuti. Grazie ancora e ci vediamo al prossimo video di questa serie dedicata ai washi tape. Ciao ciao!